Adesso ci godiamo un po' di sole perché ogni tanto è un po' velato, ma non si sta affatto male. Si sta bene. Siamo al riparo dal camper alle spalle e di fronte abbiamo un bel sole. Nel frattempo aspettiamo i nostri amici, li ho chiamati, forse sono in viaggio, non sono riuscito a parlarci. E vediamo se arrivano prima di pranzo oppure... Comunque noi siamo qua, giusto Rita? Sì. Noi siamo qui. Siamo qua, stiamo bene. Ragazzi, nel frattempo che rispondo a un po' di vostri messaggi, di vostri commenti, qui fuori nel telo la seggiolina, un po' di musica e tanto sole. Rita è entrata dentro e sta preparando delle zucchine ripiene? Sì, questo è il ripieno, la polpa delle zucchine, fatta soffriggere con cipolla e aglio, poi ho aggiunto la salsiccia sbriciolata e le zucchine sono in forno ad ammorbidire e poi le riempiamo E poi ce le mangiamo. e poi ce le mangiamo. Mi ha telefonato Mauro e mi ha scritto Mauro e dovrebbero essere qui tra una quarantina di minuti, sono vicino a noi. Perfetto. Forno acceso 200 gradi. E stavamo dicendo in forno mezz'oretta prima di riempirle. Adesso quanto di nuovo in forno? Un'altra decina di minuti perché è tutto cotto, sia le melanze, sia le zucchine, sia il ripieno. Certo. Oh. Questo è perché c'ho la donna piccolina, vedete? Vedete? No, no, le stai mettendo storte. Qua giù e qua che su. ti bruci. Così, va. Ok. Una decina di minuti e siamo Sì, pronti. donna piccolina Magundiri. Pitica da Magundiri si dice. Ho sentito 5 minuti fa Mauro, tra 25 minuti sono qui. Adesso vi faccio vedere il risultato delle zucchine di Rita. Dove sono? Devo rimettere dentro per stare in caldo. Ma non è che si asciugano del peggio, che mai? No, se si asciugano va bene. Vediamo. Eccole qua ragazzi, zucchine ripiene. 6 zucchine, siamo in 5. In 4. In 4, Davide non ne mangia. No, Davide gli faccio la Quindi io e Mauro 2 e tu e Betty 1. Certo. E finalmente i nostri amici sono arrivati, il pranzo è pronto e ci mangiamo subito qualcosa di spettacolare. Beh, se n'è andato via il sole proprio adesso che eravamo tranquilli. Finalmente ragazzi sono arrivati anche Mauro e Betty. Eccoci. Finalmente perché abbiamo fame, mica mica perché ci mancavano. Dai, adesso ci facciamo un bel pranzo insieme. È tutto pronto. Abbiamo buttato la pasta dentro la padella, non l'abbiamo buttata via perché stiamo morendo di fame. Sugo pronto, verdura pronta, le zucchine ripiene pronte, quindi apparecchiamo e ci sediamo. Hai fatto entrare una moschina. È pieno, è pieno, non si può aprire. Guarda cosa ha parlato la Sardegna. Grande Mauro, una bottiglia di Aragosto. L'ho tenuta apposta la Sardegna. Sì, queste 2 ce l'eravamo bevute. Questa l'ho tenuta apposta dalla Sardegna. Vinellino. Vinellino italiano? Ah, questo è italiano? Sì, pugliese. Ah, pugliese. Pasta pronta? Sì, adesso perché ti entrano 800 mosche, se no chiudo. Ti piace Dado? Vado? Eccoci qua. Wow, poca. Tanto spazio. Però. C'è tanto spazio. Abbiamo una paella di con carne, Valenziana. perché valenziana con carne perché pesce non ne mettono la valenziana, No, se la non ricordo valenziana male. non mettono. Poi abbiamo delle fettuccine, spaghetti, come le vogliamo chiamare, un bel bicchiere di vino e poi vediamo dopo per il secondo. Buon pranzo a tutti ragazzi. Grazie. Il massimo Non mangiare Minchia, se si è mosso, stamattina avrà fatto 100 km, di più. 160. Allora adesso devi mangiare, devi recuperare. 160 km era da... Grazie. Dado, cosa stai facendo? Ah? Sono il cameraman. Ah sì, Oggi ufficiale. fa il nostro cameraman, l'abbiamo assunto.
Bello così, tu vivi tranquillo e c'è sempre uno che ti E c'ho riprende. sempre- Fantastico. Beh, comunque possiamo dirlo che Mauro la pasta della Rita l'ha gradita, eh? Gradisco sì. Non si è tirato in piedi. No, meglio, tiro siamo certo felici. Anche perché Rita, tu 2 complimenti per la cucina devi riceverli ogni tanto. Vabbè, Ogni tanto. fa piacere. Non ne ricevi neanche mai. Ultima portata. Ultima forchettata. Cucchiaiata, se per poi? quello. E poi, siccome è dato adesso a 2 GoPro in mano, Certo. per i 2 canali, alla Certo. fine tiriamo una monetina e vediamo chi editerà il video. Va bene. Spero Betty. Facciamo fare a dado? No, no, Non lo no, vuoi no. editare tu? Io La paella lo volete adesso? Uscirebbe molto Andiamo molto anche a cena. brutto. Stiamo facendo- Invece questo qui è unidirezionale. Il problema grosso che ho fatto io una belinata, come si dice a Genova. La melina. Che Però pranzo e cena per 8 persone tutti i giorni per 4 mesi. Impegnativo, impegnativo. Chi è il capo nella barca? Mauro? No, lei 50 e 50. No, perché vorremmo sapere se il capo è Mauro, quanto ti dà? 20.000 euro al mese per tutto questo lavoro che fai. Me lo fai un favore, Dado? La vai a prendere un'altra bottiglia dentro il gavone Ma ce l'ho di io, nero aspetta. di Troia. Che comunque sono arrivati Nero. per lo più da una vita normale. E adesso caffettino della Rita e GNP e acquavite di Cannonau di Bosa. Di Bosa, di Bosa. Sì, di Bosa. Bosa così vi fa sentire a casa, un po' a casa. Plastica, ma poi hai detto bicchieri di vetro. Adesso ragazzi ci beviamo uno GNP regalato da Davide. Grazie, ciao Davide, tanto tu ci segui. Ciao Davide, grazie, grazie mille. Ne abbiamo ancora perché nel frattempo abbiamo finito grape, abbiamo finito fileverru, non perché non ci sia piaciuto, ma piano piano. E quindi abbiamo non solo lo GNP, ma abbiamo anche un limoncello fatto in casa da Betty e da Mauro. Ultimo prodotto 2023. Poi cosa abbiamo? Nient'altro. Ah sì, abbiamo anche un agrumello fatto da Ermanno Emanuela. Niente, 3 bottiglie in 4, va bene? Buonissimo. Saranno sufficienti? Cosa faccio? Devo portare l'acquavite? Amici, abbiamo pranzato benissimo, abbiamo bevuto altrettanto bene, adesso stiamo ritirando perché tra un po' il sole scende. Mauro mi sta facendo vedere un po' di attrezzatura e un po' di bottiglie. era quella che volevamo prima. Ce la beviamo a cena, Mauro. Adesso ritiriamo tutto, anche il telo che è pieno di terra, ogni tanto qua si solleva un po' di polvere. E quindi è bene ritirare tutto. Tanto a cena si cena dentro perché fuori non si sta bene. Two. Only two. Mollalo che poi vuole da bere. E che questi devono, no? Faccio dato. Vai, faccio da. Com'è che si fa? E non sono tanto capace di fare come lui. Ma poi devi capire cosa stai facendo perché lui, quello diventano macchine, diventano abitudini. Devi avere la sua fantasia. Ah, gira e rigira. Sono semplici. Questo è il suo lancetto. Abbiamo fatto 2 passi ma stiamo rientrando al camper perché ci stiamo congelando. A quest'ora c'è freschetto, per dir la verità. Adesso ci facciamo una bella tisana calda e un biscottino al calduccio dentro il camper. Vero ragazzi? Vero, vero, vero. Ci chiudiamo. Venite. dai. Direi. Vieni, Betty. Devo prendere i miei Nutella Biscuits. Vieni, Martino. Questi sono belli. Fortunatamente non siamo in difficoltà per niente. Ragazzi, sono le 6:42, Mauro e Betty sono tornati nel loro camper di fronte per rilassarsi un po' e ci vediamo tra poco per cena. Adesso è uscito un video, noi ci mettiamo a rispondere a tantissimi commenti che ci scrivete. Rita è in mansardina, rilassata.
C'è anche Questa è Dado. una novità, io non sono mai mansardina. Non ti si vede, aspetta che giro la GoPro. Devo Ecco prendere qua. l'affitto della mansardina. Eccola qua, Certo, Rita sono che mi 5 aiuta a rispondere ai commenti e poi prepariamo da mangiare e Prepariamo torneranno qualcosa. Betty e Mauro qua. Prepariamo qualcosa Per cena. Si avvicina l'ora di cena, Rita organizza uno spezzatino con patate. Ah, sì. Scusatemi, questo qui era... E sì, ha ragione Betty, Trentini è... Così le devi mettere perché non te le sei messe in un piatto. Eh? Vero? Sì, perché Ho io una la uva. deve prenderla ancora, lui che chiede, è che come tutti non tempo guardano ce l'ho, dove c'è. Ce l'ha sotto il link. Ragazzi, sono le 8:30, sono arrivati Mauro e Betty, eccoli qua, e ci stiamo per aprire un buon vino rosso che ha portato Mauro. Si chiama? È un Duchessa Wow, un nebbiolo d'alba. Un nebbiolo d'alba. Nebbiolo d'alba. Vino italiano. E questo è il Piemontese. signor vino. Lo apriamo subito, Mauro, e lo assaggiamo. Visto che ce li forniscono dei nostri... Visto che il vino poi mi amici, piace, vai. visto che il vino mi piace, adesso lo apriamo. E da mangiare invece abbiamo una paella che non abbiamo toccato stamattina perché avevamo 2 kg di pasta al sugo e uno spezzatino che ha fatto Rita. La paella no, la paella l'ha comprata Mauro. L'hanno comprata Mauro e Betty. Potevo dire Mauro che l'avevi fatta tu con le tue sapienti mani, che sei bravissimo, Devo ma dire che sì. non l'ho detto. A Valencia in questi giorni Non l'ho ho detto. imparato a... Quindi ci beviamo un nebbiolo d'alba da 280 euro la bottiglia che ha portato Mauro e lo beviamo nei bicchieri di carta, ragazzi, nei bicchieri di carta. Se Che mi- colore, se guarda mi che vede bel colore. Germano poi mi toglie il saluto. Davvero, che colore però, ragazzi. Grazie. Prego. Dadu, ti devi alzare perché devo prendere uno Scottex. Anche io, Betty, solo un assaggio come Mauro. Solo un assaggio perché altrimenti il freestyle canta tutta la notte. Sì, e se non dormo 2 notti di fila, domani Davide sono... Te la metto un po'? No, vabbè, poi abbiamo lo spezzatino, verdura, Ce e n'è pane, di roba, vino, fin sì, troppa. poi magari un pezzo di Aspetta, pecorino, lo vicino, anche troppo. Casino. Oh, Cinci, occhio a non rompere i bicchieri, eh. Grande Mauro. Piacere averti qui a casa mia, Mauro. Grande Molto piacere. felice anche per grande noi essere piacere, qua, grande assolutamente. piacere. Buon appetito. Ragazzi, insieme ci troviamo molto bene. L'avevamo già visto e scoperto in barca, ci troviamo bene anche sulla terraferma. Dopo una seratina così, Buonanotte. Dai, a domani. mangiato e buonanotte. bevuto in abbondanza. Stiamo bene. Chiacchierato. Ci cosa manca dobbiamo solo fare? adesso fare l'amore. Non con te. No. E quando mai? Buongiorno a tutti amici. Un altro risveglio a Santa Pola. Oggi col sole pieno e dovrebbe rimanere così per tutto il giorno. Quindi oggi dovremmo prendere tanto sole con Betty e Mauro e Rita. E Dado nel nostro posticino, si dovrebbe star molto bene. Preparo le colazioni, lavoriamo un po' così verso le 10, 10 e mezzo possiamo subito uscire. Le temperature come vedete iniziano a scendere, ci sono 13 gradi e 1 fuori. Noi però ci siamo accesi il cinesino e abbiamo dormito con 19,5, l'ho acceso però verso le 5 del mattino. Quando inizia davvero a sentirsi un po' di frescolino anche a letto, allora fa molto piacere. È arrivata la Betty a salutarci, buongiorno, Buongiorno Betty. a E voi. poi Betty parla benissimo inglese. Davide adesso ha la sua ora di inglese con Joe alle 11, sono le 10:30. No, E oggi 10. e vuole partecipare anche Betty, vuole fare la sì. professoressa in seconda. English teacher. Ok? Allora. Che vuol dire? Insegnante. Professoressa. Ah, bravo. Bravo, bravo. Che cabrò. E adesso ragazzi, commissioni con 2 belle bici elettriche di Mauro, siamo pronti. Kiwi perché c'è un po' di venticello e non mi piace. Buongiorno Mauro, siamo pronti? Siamo prontissimi. Fortissimi, queste bici hanno 120 km di autonomia, noi ne dobbiamo fare 14, praticamente potrei anche non pedalare. Dobbiamo pedalare. Comunque dobbiamo pedalare. Vabbè. Se non l'hai mai provati, Va bene, ve le faccio vedere, molto belle, nuove, loro hanno un bel garage nel loro camper, poi magari ve lo faccio vedere. Siamo pronti,
belle bici, addirittura anche il sedile è regolabile, poi ve lo faccio vedere, con un pulsantino lo alzi o lo abbassi, mai visto, non l'avevo mai visto. Bravo, bravo. E due ragazzini, Mauro, barba attenti, a un passeggio in bici, bellissimo. Che buona, eh sì, abbiamo già fatto 3 minuti di pedalata, un po' di acqua serve. Mi sa che andiamo senza vino. me lo scrivono ogni tanto. Roberto, non ti avevo mai visto bere una tisana, diventa anche quello ogni tanto. Bene ragazzi, si rientra, abbiamo fatto un po' di compere al Mercadona, un po' di prosciutto, l'acqua che ci mancava, le arance, 4 spigole e si rientra. Magari riusciamo a prendere un'oretta di sole, stiamo a vedere. Allora ragazzi, buongiorno alla Rita. Buongiorno. Vi faccio vedere cosa ho comprato perché... Ah, il prosciutto l'hai già messo in frigo? Sì, Vedete ragazzi, vabbè, magari lo conoscete tutti, però ve lo faccio vedere. Questo è il prosciutto tagliato, vedete, a coltello, sono piccolini, piccole fette. Buonissimo, è già di una qualità discreta. Eccoci qui. Adesso si prepara da mangiare, abbiamo messo il telo in terra, anzi l'ha messo Betty con Rita o Mauro, oggi il telo loro il doppio del nostro, e facciamo un piccolo barbecue, Rita sta cucinando qualcos'altro e anche oggi ragazzi qualcosa la mangeremo e non moriremo neanche di sete, neanche oggi. Grill. Adesso ragazzi vi faccio vedere un metodo, un barbecue alternativo del classico barbecue dove si incendia la carbonella tradizionalmente col fuoco, ma c'è un prodotto che è questo, un accenditore, tipo un gel, vedete? Adesso guarda, E poi Mauro ha messo qua dentro anche della carbonella, piccolino, guardate che piccolo. c'è un po' di vento, l'unica cosa. E questo è il barbecue. Inquadriamo le melanzane, però c'è qualcosa di più importante da fare. Mauro sta prendendo una bottiglia da 1,5 litri di barbaresco ragazzi, e forse vabbè, le melanzane possono passare anche in secondo luogo. Ottimo Mauro deve essere. Barbaresco lo assaggiamo subito. Assaggiamo vediamo. subito. Allora, per assaggiarlo bisogna prendere un pezzo di pecorino sardo che vado a prendere. Siamo al sacrificio. Siamo qui riuniti. GoPro registra video. Siamo qui riuniti con i bicchieri. Wow. White. Io poi White. sfrutto l'audio di Mauro così io non parlo. Stesso video ma parla Mauro. Vai Mauro. Cine, salute. Salute. Questo è un barbaresco ragazzi. Buono. Che buono. Notevole, facciamo un po' di pubblicità. Che buono. Sperando che ce ne dia altri. Allora la faccio anch'io. Ah. Allora la faccio anch'io. Vai. Facciamo un po' di Per la pubblicità. nostra famiglia bastano 6 bottiglie così da 1,5 litri. Aspetta Betty, mettilo al sole, mettilo al sole. Va bene? Aspetta, perché Sì. Così il nostro amico Può andar Germano. bene. Può andare bene 6 Per bottiglie. l'inizio. Per assaggiarlo. E poi gli spediamo il video al nostro amico Germano che dare. Ricordati, devi guardare anche il mio. Poi guarda anche Camperado, così. Comunque buonissimo. 6 a noi basta. Complimenti. Germano, ricordati di noi, mi raccomando. Grande Germano. Così. Questo lo possiamo tirare via adesso perché la carbonella l'ho già messa, devo poi... L'hai già messa? Ma anche noi non credo che siete una Sì, non si capisce se siamo in Trentino o al sud della Spagna. Qua dietro c'è la baita di Heidi e andiamo a mungere dopo. Amo il sole. Io sempre. Certe persone mi complicano i pomodori crudi mi piacciono anche. Quindi abbiamo ragazzi 2 bistecche di chuleton de vacca e poi abbiamo un filetto d'aguglia Chuleton e mi poi piace abbiamo Chuleton. una bella frittata di broccoli, Sì, Broccoli, frittata di broccoli. salsiccia, verdure, 1,5 litri di barbaresco. Rita si serve e fa bene.
e anche tante salsiccette. Ci sediamo e mangiamo. Ragazzi, buon appetito a tutti e grazie. Viva il sole, viva la Spagna. Viva la Spagna! Le Spagna! Sarebbe una visita perché mi piace. Non lo dico soltanto perché col discorso di Cagliari è abbastanza simile. Non ha le lagune, non ha... Mauro, non essere timido quando accendo la GoPro, non parli più. Parla poco, ragazzi. No, Nei due, timido, Mauro, sì. non hai solo Betty, hai anche Roberto. che gli rompe le balle. Ma che? No, ho notato che ogni volta che accendo la GoPro Mauro è zitto. Sì, no. Mi emoziono. Infatti. Ne siamo resi conto. E soprattutto poi ti si chiude anche lo stomaco ogni volta che accendo la GoPro. Ho bisogno di un bicchiere di vino. Smette di mangiare e di parlare ogni volta, Mauro. Chissà perché è l'ultimo che parla e l'ultimo che finisce di mangiare. E di bene, e di bene. Poi avevamo, c'è questo legame genovese. Ti piacciono i sardi, dai, dillo che ti mi piacciono. senza ombra di dubbio. Non avrei vissuto in Sardegna tutti quegli anni. Hai visto? Ha vissuto a Ad Arzachena. no, come si pronuncia? Macomer. Ha vissuto a Macomer. No, a Macomer mi hanno fatto vivere. Ti hanno fatto vivere bene. Ero in grigio verde. lì. Ti hanno fatto vivere bene, hanno spero. fatto vivere Sì, sì, sardi se li prendi in simpatia ti fanno Mi vivere hanno bene. fatto vivere bene. Ma devi vedere quanto ci hanno fatto vivere bene in Sicilia. Impressionante, peggio dei sardi non ce lo saremmo mai aspettati, erano ancora più ospitali, ancora più assurdo, è davvero, noi siamo rimasti spiazzati. Allora, Li conosciamo bene, i li conosciamo siciliani. Io no e non lo sapevo. Ed è stato peggio di quando noi incontriamo qualche turista che viene a trovarci in Sardegna, loro sono stati migliori di noi. Migliori di noi, ci hanno portato di tutto, ci hanno ospitato, non ci volevano più lasciare, assurdo. Sì, Sicilia Va bene, no, aspetta Mauro, basta, è troppo lungo. Beviamoci un bicchiere di vino. Ho parlato troppo. Beviamoci un bicchiere di vino. Zitto ogni tanto. Ci siamo difesi con la carne, con le verdure. Abbiamo lasciato purtroppo un po' di vino, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, questo è scandaloso. potremmo Sì, dirlo. abbiamo fatto una figuraccia. Questo- 1,5 litri di barbaresco, ne è rimasto un dito. Un Vabbè, bicchiere. vabbè. Adesso siamo passati allo GNP e al... Questo è l'arancino di Manuela e Ermanno. Buono. che assaggiamo. E c'è il Assaggia limoncello. quasi finito. C'è il Assaggiato e limoncello. riassaggiato. E c'è anche il limoncello adesso che arriva. La terrassina no? Brava Rita. Ah, boh, sarà di là. Vai. Serve il cazzo, vai. C'è Rita, è pericolosissimo. Siccome la Betty ci riprende sempre mentre beviamo l'orzata e la menta con latte, adesso riprendiamo Mauro con una tisanetta. Tisana. Hai visto? Tisana. Avete visto? Tisana, ve la Tisana, inquadro da credo vicino per non... Non è una birra. No, è una tisana calda che fa bene. Io stasera brodino di pollo con la coscettina. Va bene Rita? Brodino di pollo. E basta. Ragazzi, siamo di nuovo riuniti nel camperone e ci siamo riposati, abbiamo dormicchiato, anche Mauro si è riposato, io pure. Io proprio dormivo. E io pure. Giornata impegnativa, Mauro. Adesso abbiamo preparato, anzi Rita, un bel brodino, un brodino di pollo con coscetta di pollo e patata all'essa. Rita, quanti brodini mi hai fatto in vita mia? L'abbiamo già detto parecchi. Centinaia. Centinaia. In 21 anni. I miei amici mi conoscevano quando ti guardavano, Brodino Brodino, per Brodino curava tutti i mali. Prego. Brodino curava tutti i mali. E ragazzi, siamo qui riuniti dopo una serata impegnativa con un buon brodino caldo. Ah Mauro, come va? Che facciamo? Tiralo Mauro, tiralo forte, se no non ti fa bene, che ti deve guarire. E beh, tutti i vecchietti l'ho sempre visti così, nonni, lo tirano sempre il brodino. Perché sono senza denti? No, va mangiato così. Tira Dado, tira forte. È troppo caldo. Ma che... No, caldo no, dai adesso. Ah.
Brava Betty, che buono. Adesso vi faccio vedere io appena si raffredda. Vabbè. Poi coscettina di pollo, che non abbiamo maionese, se no coscettina di pollo, Ne abbiamo noi la patata maionese, se schiacciata la voglio ritaglia. Oh, filo d'olio e sale. Già te la schiaccerà. Non esagerare. Buongiorno amici, guardate come sono illuminato dal sole, mi sento un illuminato davvero, che meraviglia, dalla finestrella della mansarda, guardate, da questa finestrella entra una luce fantastica, a fianco abbiamo ancora i nostri amici che dormono, se ci soffermiamo a pensarci tanta roba, cioè sono in camper, sono qui perché hanno iniziato a seguire noi anni fa e si sono comprati il camper per questo. Beh ragazzi, 8 meno 20, preparo le colazioni e poi si vedrà. Credo che rimangano ancora anche oggi, quindi si starà insieme anche oggi, poi domani vedremo. La giornata per il momento è discreta, niente male. Non c'è caldo, stiamo accendendo la stufa da qualche giorno ormai. Vedete, fuori ci sono non troppi gradi, ce n'è 13,5. Cinese accesa 1 e ne abbiamo 19,5 dentro, stiamo bene. Insulina Davide, spremute, eccetera, ci vediamo dopo. Ragazzi, subito a passeggio, guardate, questo è il sogno di Rita, Eurocargo Concorde, gigantesco. E qua camperoni grandi ne arrivano, c'è gente che trascorre poi mesi. Qui guardate questo addirittura col BMW GS e 2 pannelloni, qui addirittura 500 sul carrello. E beh, e poi si possono spostare ovunque, sono tranquilli con un cinquino al seguito. Comunque ci facciamo una passeggiata con Dado, prendiamo un po' di aria, poi lui ha la lezione di inglese e quindi poi se ne riparla a mezzogiorno per uscire dal camper, quindi usciamo di mattina presto e ne approfittiamo, è una bella giornata. C'è freschetto e ci sono 14 gradi e mezzo. Anche in questo parcheggio se ne vedono mezzi strani, guardate un camion con questa cellula vecchio e artigianale al massimo, però mentre invece da questa parte un Concorde pazzesco e a fianco un Morelo altrettanto pazzesco, ma il Concorde è un pullman, guardatelo, quello di destra. Di là c'è un camper tipo quelli. E qua c'è un camper americano. È il mio sogno, io voglio un camper americano. Questi sono belli lo stesso. Espandibili. Questi sono davvero belli. È enorme anche questo. Sì, questo è grande dentro, stanno proprio bene. E qui un altro Concorde su un MAN, bello anche questo. Ragazzi, anche Mauro è in piedi. Non ci siamo ancora dati il buongiorno. Buongiorno, stiamo molto bene, non c'è sole e Mauro sta utilizzando un piccolo generatore Honda per ricaricarsi le batterie. Oggi si carica pochissimo, ragazzi. Infatti il problema dell'energia per chi come noi anche deve non solo stare in vacanza ma lavorare è importante. Sì, importantissima. E oggi guardate ragazzi il cielo. Oggi volevo fare il bagno. Anche oggi ti frega. E mi frega. Tranquilla. Il primo anno che siamo stati in Portogallo, quindi ti parlo di 4 anni fa e oltre. Dopo la passeggiatina con Mauro, adesso un po' di relax con Rita di fronte al mare. Dado sta facendo la sua ora di lezione e ci caccia fuori, quindi siamo un'oretta liberi fuori dal camper. Lezione di inglese numero 5. È mezzogiorno meno 20, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Rita, ci siamo rilassati di fronte al mare una quarantina di minuti. Adesso ci avviciniamo da Mauro e Betty e vediamo cosa dobbiamo organizzare per pranzo, anche perché tra 20 minuti finisce la lezione di Davide. E quindi si apre la cucina. Si chiude la scuola, si apre la cucina. Hai visto che bella vita? Macchinetta. Eh sì, smart e camper pazzesco.